Lei è la mia bisnonna Maria e oggi ha 102 anni. Io e lei abbiamo un rapporto molto speciale, di grande complicità. Insomma, sono il suo nipote preferito, anche se non me lo ammetterà mai, visto che siamo 8 pronipoti. Come potete vedere dalla foto, è seduta di fronte a un piatto di pasta, più precisamente delle ruote al ragù. Sì, ho ormai quasi 30 anni, però le ruote al ragù della bis le mangio ancora. E dovete sapere che fin da quando sono piccolo il ragù a casa della mia bisnonna non mancava mai. E il mio bisnonno, il Tonino, il marito della bis, le mangiava sempre e rigorosamente con le tagliatelle. E per un po' anche io. Poi, sai, hai 6-7 anni e le tagliatelle è una pasta lunga, quindi sono complesse da tirare su con la forchetta e il mio grembiule delle elementari si sporcava sempre. Dico il mio perché la stessa cosa non succedeva a mio fratello. 3 anni in più, ma lui, il grembiule, non si sporcava mai. Così, al terzo episodio, la Bis ha trovato la soluzione più semplice e pratica per ovviare a questo problema. E a pranzo, a tavola, ha fatto trovare non solo per me, ma per tutti, le ruote al ragù. Ruote, pasta corta, il mio grembiule era salvo. Mi ricordo che da piccolo ne mangiavo tantissima, facevo sempre il bis, facevo la scarpetta e in realtà non mi sono mai domandato più di tanto cosa ci fosse dentro quel piatto. Pensavo che tutti avessero la stessa visione del cibo. In realtà, se ci guardiamo intorno, ognuno ha visioni di cibo differenti. Prendiamo ad esempio due tipologie. Da una parte abbiamo coloro che sono presi dalla frenesia della vita quotidiana e magari optano per un panino al volo oppure per la schiscetta, anche perché considerate che 3 italiani su 4 mangiano il pranzo a lavoro. Oppure c'è chi opta per un piatto surgelato oppure ordinano dall'app di delivery. Considerate che più del 45% degli italiani ordina abitualmente dalle app di delivery. E un altro dato che mi ha fatto molto riflettere è che l'italiano al supermercato passa meno di 30 minuti. Questo vuol dire che la convenienza e la velocità diventano le priorità principali, a discapito della consapevolezza alimentare e delle qualità nel piatto. Dall'altra parte invece abbiamo i cosiddetti puristi. I puristi sono coloro che sono alla costante ricerca di sapori conosciuti, di sapori della loro terra, della loro tradizione. I puristi non si danno spazio a sperimentare altri mix di ingredienti, altre culture. Io ovviamente rispetto ogni tipo di approccio al cibo, però diciamo che quest'ultimo può un po' intaccare la creatività e la sperimentazione. Considerate che più del 64% degli italiani è ancora strettamente legato a tutte quelle ricette considerate conservatrici, mentre solo la restante parte predilige quelle più sperimentali. Ma che cosa intendiamo in base a questi dati? La tradizione quindi può essere un limite o un'opportunità? La tradizione può essere sia un limite che un'opportunità, dipende un po' dal modo in cui la affrontiamo. Da una parte, preservare la tradizione ci consente di tramandarla alle future generazioni e anche di preservare l'identità di una nazione. Poi noi siamo molto fieri della nostra patria, dell'Italia, però dall'altra parte, se la tradizione diventa un po' troppo rigida, può andare a intaccare la creatività e la sperimentazione di nuovi mix di ingredienti e la scoperta di nuove tecniche di cottura e anche di piatti altrettanto gustosi. Ma che cosa intendiamo quando parliamo di tradizione culinaria? La tradizione culinaria non si limita a una ricetta da un manuale di cucina, è molto di più di questo. Ora vi chiedo di provare a pensare qual è il vostro piatto della tradizione, quello che rievoca dentro di voi un senso di amore e famiglia. Ecco, probabilmente quel piatto non segue una ricetta ben specifica, ma è stato plasmato
dalle mani amorevoli dei vostri genitori e dei vostri nonni a seconda dei vostri gusti alimentari e delle risorse disponibili. Pensate alle iconiche ruote al ragù della mia bis. La bis ovviamente non segue la ricetta classica del ragù alla bolognese e sicuramente a Bologna non hanno mai mangiato la pasta al ragù con le ruote, o almeno a me non è mai capitato. Però quel piatto per me evoca un ricordo importante, ha un valore grandissimo, fa parte della mia di tradizione. La bellezza della tradizione risiede appunto in questo, nella sua flessibilità. È un terreno fertile per l'innovazione e l'adattamento. Ogni cuoco, anche quelli più amatoriali come lo sto cercando di diventare io, possono dare il proprio tocco personale a tutte quelle ricette che definiremmo tradizionali. Anzi, se ci pensate bene, tutte le ricette tradizionali sono nate appunto così. La tradizione è sempre stata fluida, non è mai stata statica, si è sempre evoluta nel corso degli anni a seconda di cambiamenti culturali, di cambiamenti sociali e ambientali. Pensate a tutte quelle ricette iconiche della nostra tradizione, come la pasta alla carbonara, oppure la lasagna al ragù o la pizza. Ecco, tutte quelle ricette in realtà sono nate da un adattamento continuo nel corso degli anni e sono diventate iconiche e invidiate in tutto il mondo. Partiamo dalla pizza, simbolo dell'Italia nel mondo. Ora vi chiedo di provare a pensare, a immaginare qual è secondo voi la pizza originale. Ci siete? Ok, vabbè, penso che ci siate. Ok, ve la immaginate così? Ok, neanche io me la immaginavo così. Eppure lei è la mastunicola ed è una sorta di antenata della nostra pizza margherita che conosciamo tutti adesso. È fatta con strutto, basilico, formaggio e pepe. E tra l'altro ho scoperto che in alcune pizzerie storiche di Napoli la potete ancora trovare, io non ho ancora sperimentato. E poi c'è stata un'evoluzione a questa pizza e voi penserete alla margherita. E invece no, perché sopra la mastunicola hanno aggiunto delle minutaglie di pesce. Sperimentavano un po' a Napoli. Ed è solo alla metà del Settecento che arriva lui, il pomodoro. Il pomodoro è stato importato al Nuovo Mondo e diciamo che all'inizio non è stato accolto molto bene. Molti pensavano che fosse velenoso, quindi non lo utilizzavano nelle varie ricette e pietanze. La paura del diverso, la paura del nuovo c'è sempre stata fin dai tempi, ma a Napoli hanno saputo accogliere il pomodoro e da lì è nata la pizza. Se si fossero fatti abbattere dalla paura del velenoso pomodoro non sarebbe nato quel piatto tanto iconico e che ci rappresenta nel mondo. Questa stessa ricetta della pizza è un esempio in particolare che ci mostra quanto la tradizione è sempre stata fluida, è sempre stata in grado di accogliere nuovi ingredienti, nuovi mix di culture, nuovi sapori. E poi col pomodoro in Italia ne abbiamo fatte di cose. E la ricetta della pizza è un mezzo di comunicazione potentissimo. Tutti conosciamo la pizza. Poi, ovviamente, per me la pizza è rigorosamente doppia mozzarella, con le patatine fritte messe dopo la cottura. Probabilmente ogni volta il pizzaiolo mi odia, ma io la mangio solo patapizza. Oppure, magari per qualcuno di voi è quattro formaggi, oppure con il salame piccante, e sicuramente in America sarà con i peperoni, che non sono i nostri peperoni, ma è tipo il loro salame, oppure con l'ananas. Ma a tutti viene in mente un'unica cosa. Una serata in compagnia, la condivisione, il comfort food per eccellenza. Quanto è potente il cibo. La sua capacità di andare oltre barriere culturali, barriere linguistiche, barriere temporali e generazionali mi sorprende ogni volta. Pensiamo all'Italia, quanti sapori ho ignorato e quanti in realtà devo ancora conoscere. Ogni regione ha le sue peculiarità culinarie, che riflettono la geografia. Però lo stesso piatto cambia di provincia in provincia, di casa in casa, di comune in comune. Ogni piatto funge da ponte territoriale e generazionale.
Quando prepariamo una ricetta della nostra tradizione, in realtà ci colleghiamo a chi ci ha preceduto. I nostri genitori, i nostri nonni diventano di custodi di tutti quei segreti culinari e facendo le nostre ricette andiamo ancora di più a rafforzare il legame e l'identità della famiglia. Mangiare è nutrirsi di ricordi, di emozioni, di condivisioni, di amore. Va oltre il semplice saziarsi. Io ho scelto di aprire il mio cuore e la mia mente a sperimentare nuove ricette, abbracciando il nuovo ma senza dimenticare le mie radici. E oggi la tavolata della bis non ha solo le tanto iconiche ruote al ragù che io amo tanto, ma ha sicuramente tanti altri piatti, tanti altri ricordi e tante altre emozioni. Da oggi vi invito a provare a cambiare la vostra visione del cibo. Vi invito a provare quel piatto che non avete mai avuto il coraggio di provare. Io tipo poco fa ho provato i caboletti di Bruxelles e devo dire che sono buoni, ve li consiglio. E da oggi vi invito a provare a vedere la tradizione non come un limite, ma come un'opportunità. E vi invito a sperimentare nuove ricette, nuovi mix di ingredienti. E chissà, magari sarete voi a scoprire il prossimo pomodoro e rivoluzionare la cucina italiana. Grazie.